Buongiorno ragazzi, sempre a proposito degli anni 30 parliamo dei mass media, l'enorme diffusione dei mass media e anche dell'industria culturale, come viene chiamata, l'industria culturale, perché anche la cultura, i prodotti culturali, i prodotti della cultura popolare diventano un'industria, diventano merci, diventano oggetti di profitto, di commercializzazione, di guadagno. I mass media, mass media in realtà si pronuncia mass media, è un'espressione inglese, non è un'espressione latina. È vero che la parola media, l'inglese la trae dalla parola latina corrispondente. Tante parole in inglese sono del tutto simili alle parole latine, ma sono parole inglesi, quindi hanno una differente pronuncia. Quindi, secondo me, non ha proprio senso dire mass media, non ha senso. Poi coloro che sostengono che si debba pronunciare mass media, come giustificano il termine mass, che è sicuramente un termine inglese? L'espressione quindi inglese va pronunciata in inglese, mass media, i mezzi di comunicazione di massa. Se volete l'espressione italiana, appunto mezzi di comunicazione di massa, ma il latino qui non c'entra assolutamente niente. Parliamo dell'affermazione mass media. Voi direte perché negli anni 30? Perché negli anni 30 questa affermazione diventa generale. Naturalmente i mass media c'erano anche prima, però negli anni 30 davvero si intensifica la produzione di appunto la produzione relativa ai mass media, all'industria culturale. Naturalmente tutte queste cose andranno avanti anche nei decenni successivi, non parliamo solo degli anni 30, faremo riferimento ovviamente anche ai decenni successivi. Vi ricordate quando abbiamo parlato del cinema o quando abbiamo parlato, credo, dell'America degli anni 20? Abbiamo detto che poi in realtà negli anni 30 il cinema non era più muto, era sonoro, quindi diventa un prodotto multimediale. Inoltre negli anni 30 come negli anni 20 si diffondono enormemente eh, i giornali, anche i rotocalchi, i settimanali, i giornali specializzati, i giornali illustrabili, i libri diventano tascabili, vengono venduti a un prezzo sempre più basso e quindi sono accessibili a tutte le tasche, anche a chi ha pochi soldi. Di fatto anche il cinema costa pochissimo, tant'è vero che le persone vanno al cinema molto spesso. Negli Stati Uniti vi erano ad alcuni orari cosiddetti spettacoli da un soldo, e un soldo era veramente pochissimo. I mass media, mezzi di comunicazione di massa, raggiungono ovviamente un pubblico che è un pubblico anonimo. Tu parli alla radio, tu parli, reciti un film, produci un film, non sai chi ascolterà, chi vedrà queste cose, quindi si tratta di un pubblico anonimo, non di un pubblico conosciuto, un pubblico che tu non vedi quando realizzi il prodotto culturale, un pubblico quantitativamente enorme e qualitativamente indifferenziato. Qualunque tipo di pubblico può fruire di un prodotto culturale. Allora, la prima cosa da dire è che prima della diffusione dei mass media, lo spettacolo o l'informazione avevano una dimensione pubblica, non casalinga, non domestica, cioè per divertirti, per assistere a degli spettacoli oppure per essere informato, tu dovevi uscire da casa, la piazza, la strada, il teatro, lo stadio erano i luoghi dello spettacolo, d'accordo? Oppure dell'informazione. Infatti, quando la radio era posseduta da pochi, per esempio in Italia l'abbiamo detto negli anni 30, durante il fascismo, non si riesce ad avere più di 1 milione di apparecchi radio in tutta Italia. Quindi quando la radio era
comunque l'apparecchio radio era posseduto dalla minoranza degli italiani, si realizzavano delle adunate nelle piazze per ascoltare le trasmissioni radio, in particolare i discorsi di Benito Mussolini, quindi la radio aveva una funzione propagandistica, quindi noi infatti noi mezzi di comunicazione di massa, noi per massa che cosa intendiamo? Noi per massa intendiamo un raduno di persone, un assembramento di molte persone nello stesso luogo, no? Anche questo significa massa, l'affollamento di un luogo fisico, ok? Invece nel caso di mass media significa prodotti che vengono fruiti attraverso il cinema, attraverso la radio, i giornali, poi ci sarà la televisione, che vengono fruiti da masse di spettatori che non necessariamente però si trovano insieme in uno stesso luogo. Quindi c'erano le adunate per ascoltare la radio, quando la radio era una cosa costosa, difficile da ottenere, l'apparecchio radio. I discorsi del 1936 di Mussolini, in occasione della vittoria nella guerra di Etiopia, la conquista, la creazione dell'impero, oppure quello del 1940, la dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, vedevano moltissime persone che si assembravano a Piazza Venezia a Roma per ascoltare la trasmissione radio, oppure nelle piazze di tante altre città d'Italia. Quindi i luoghi degli spettacoli, in teoria, o almeno prima della diffusione dei mass media, delle tecnologie relative ai mass media, la dimensione dello spettacolo, l'intrattenimento era pubblica, all'aperto, c'era lo stadio, il concerto rock, erano cose che venivano fruite all'aperto. Vi sono dei dispositivi anche per permettere a tanta gente di stare all'aperto e di ascoltare, come gli altoparlanti, oppure più tardi gli amplificatori, oppure oggi siamo arrivati ovviamente ai megaschermi per far vedere ai concerti anche a quelli che sono molto lontani, concerti oceanici. Allora, dalla dimensione pubblica, in realtà l'informazione e l'intrattenimento, lo spettacolo, iniziano ad avere una dimensione privata, d'accordo? Si diffondono gli apparecchi radio nelle case e tu quindi puoi ascoltare la radio non più attraverso un altoparlante in una piazza, l'ascolti a casa tua, d'accordo? Puoi assistere a degli spettacoli, prima soltanto narrati, come per esempio le radiocronache delle partite di calcio delle Olimpiadi, poi assisti allo spettacolo guardandolo direttamente attraverso la televisione, d'accordo? Con il lancio dei satelliti, i primi satelliti intorno alla Terra, i satelliti artificiali negli anni 50, sarà possibile trasmettere in tutto il mondo un qualunque evento televisivo. Quindi assistere agli spettacoli, informarsi man mano diventa sempre più qualcosa che non è più caratteristico della vita pubblica come prima, ma è caratteristico della vita domestica. Stai in casa e attraverso questi mezzi di comunicazione vedi degli spettacoli, acquisisci delle informazioni, delle notizie. Quindi questo è molto importante. Prima della diffusione dei mass media, la casa era un'entità silenziosa, quando non c'era neppure il telefono. Per comunicare, quando non c'era appunto neanche il telefono, per comunicare, per avere informazioni, per vedere degli spettacoli, dovevi uscire dalla casa. La casa era un santuario silenzioso che era dedicato ad attività domestiche, ma non all'informazione. Invece adesso proprio l'audiovisivo arriva anche in casa. Naturalmente sembrerebbero delle cose abbastanza scontate, però è meglio dirle. Quando Marconi nel 1895 inventa la radio si supponeva dovesse servire a fornire delle informazioni, delle notizie, tant'è vero che la radio veniva chiamata anche telegrafo senza fili e anche telefono senza fili.
Cosa si fa? Attraverso il telefono e il telegrafo si comunicano delle informazioni, ma poi la radio diventa ovviamente anche funzionale all'intrattenimento, allo spettacolo. Abbiamo già parlato dell'EIAR in Italia, l'ente fascista, che era, attenzione, un ente pubblico, a differenza della RAI, per poi l'EIAR dopo la seconda guerra mondiale si trasformò in RAI, no? Che ancora esiste. La RAI è privata, la RAI, scusate, è di proprietà pubblica, mentre invece l'EIAR era privata, aveva una concessione da parte del regime fascista. Naturalmente l'EIAR era totalmente, ve lo ricordate, controllata, censurata, usata a scopo di propaganda dall'Istituto Luce, che diffondeva i notiziari, e ovviamente dal Ministero della Cultura Popolare, dal Mincul Pop, d'accordo? E allora la radio serve alla propaganda, abbiamo già detto, la propaganda dei regimi totalitari. Mussolini cerca di indottrinare gli italiani attraverso i suoi discorsi alla radio. La radio è un potente mezzo di indottrinamento. Hitler la sfrutta molto più di Mussolini, d'accordo? Infatti alla fine degli anni 30, vi ho già detto, parlando del fascismo, che il regime fallisce nel fornire un apparecchio radio a tutti gli italiani. Gli italiani sono troppo poveri per acquistarli. In Italia alla fine degli anni 30 ci sono solo 1.200.000 di apparecchi radio, in Francia erano 4.700.000, in Gran Bretagna 9 milioni, in Germania 11.500.000. Hitler si dà da fare per dare un sacco di radio, però negli Stati Uniti erano 50 milioni. È chiaro che sin dall'inizio, forse anche oggi è così, dal punto di vista dei mass media gli Stati Uniti hanno svolto il ruolo maggiore, hanno recitato proprio la parte più importante. Fate attenzione, la propaganda attraverso la radio, attraverso il cinema o i cinegiornali, che vi ho detto, cinegiornali, venivano con notizie, venivano proiettati di solito prima dell'inizio del film. Sono dei mezzi passivi, questo ha interessato i sociologi, gli studiosi, i mass media, interessa anche oggi. Cioè non è come il telefono, tu non puoi rispondere, tu hai un apparecchio in casa che non sai neanche come funziona, perché non ti interessa sfruttare in maniera particolare quell'apparecchio, devi solo premere un pulsante per accenderlo. Hai dei mezzi in casa e tu sei passivo, tu ricevi un messaggio alla radio oppure alla televisione, ma il ricevente ovviamente è passivo, quindi c'è il problema, tu ricevi il messaggio, non puoi verificarlo, non puoi fare domande, non puoi intervenire, non puoi operare criticamente. La comunicazione non è bidirezionale, è unidirezionale, il messaggio arriva passivamente. Questo favorisce la propaganda, però attenzione, non dovete pensare che soltanto i paesi totalitari utilizzassero la radio, il cinema, i giornali come propaganda, lo facevano anche i paesi democratici. Per esempio, nel caso di Roosevelt, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, di cui abbiamo parlato, teneva i suoi famosi discorsi al caminetto, alla radio, che erano seguitissimi e incrementarono la sua popolarità. Anche sua moglie Eleanor Roosevelt teneva questi discorsi radiofonici, e quindi vedete, sì, era un presidente democratico, democraticamente eletto, però comunque attraverso la radio diffondeva i suoi messaggi, la sua verità, naturalmente, faceva comunque propaganda. Sin dall'inizio il sistema americano è differente dal sistema europeo, questo varrà anche per la televisione.
paese della libertà di commercio, della libera concorrenza. In America, sin dall'inizio, vi è una pluralità di emittenti, ci sono molte radio private non controllate dallo Stato. Lo Stato comunque interviene eventualmente per censurare, eccetera, contenuti considerati inaccettabili oppure osceni. Tuttavia, negli Stati Uniti ci sono sin dall'inizio molte radio private differenti, in concorrenza tra loro, anche con ideologie differenti, che funzionano col sistema dell'abbonamento. Se tu vuoi ascoltare un canale radio, ti devi abbonare. Invece nei paesi europei la radio è controllata dallo Stato, anche nei paesi europei democratici c'è un controllo dello Stato, e quindi tutte le emittenti radio appartengono allo Stato, d'accordo? A una concessionaria di Stato controllata dallo Stato. La stessa cosa vale per la televisione. Attenzione, la televisione si diffonde subito dopo la seconda guerra mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziano il 1 gennaio 1954, anche se c'era il sistema analogico, non digitale, attenzione, anche se queste prime trasmissioni televisive in Italia venivano captate, il segnale era buono per poter captare queste trasmissioni, l'antenna, il segnale veniva captato all'inizio soltanto da alcune grandi città del nord, come Torino e Milano. Molte zone d'Italia per lungo tempo non avevano la possibilità di ricevere la televisione a casa perché il segnale non prendevano, d'accordo? Il segnale non arrivava, soprattutto nelle zone agricole, rurali, nei paesi più piccoli, soltanto durante gli anni 60. Soltanto durante gli anni 60 il segnale della televisione italiana arriva più o meno in tutto il territorio e non sempre è così. Io ricordo che ancora negli anni 70 e 80 vi erano dei posti, specie isolati o posti di villeggiatura, dove alcuni canali non si prendevano bene. E la RAI aveva l'esclusiva, non esistevano le televisioni private come oggi, ma anche negli altri paesi europei, a differenza dell'America in cui c'erano reti televisive private, lo Stato nel dopoguerra ha il monopolio della televisione. Io ricordo quando ero piccolo, c'erano solo due canali, il canale 1 e il canale 2 della RAI, quelli che oggi si chiamano RAI 1 e RAI 2. La liberalizzazione e l'arrivo, attenzione, delle emittenti private, sia delle radio libere, delle radio private, sia anche delle televisioni private, forse qualcuno sa ancora bene chi è stato il primo a mettere su, uno dei primi a mettere su una televisione privata di grande successo in Italia. Le televisioni private, le radio e le televisioni private arrivano soltanto nel corso degli anni 70, d'accordo? Prima non era consentito, quindi c'è questa differenza di gestione sia del mezzo radiofonico che del mezzo televisivo tra gli Stati Uniti e l'Italia, d'accordo? Non dovete però pensare che la radio veicola solo i messaggi del governo, del potere politico. Durante la seconda guerra mondiale gli italiani ascoltavano di nascosto Radio Londra, perché Radio Londra diceva la verità su come stava andando la guerra. Il regime fascista in Italia invece censurava e falsificava tutto, le notizie sulla radio, radiogiornali erano del tutto falsi per cercare di nascondere alla popolazione l'andamento disastroso della guerra da parte dell'Italia. Invece, se tu ascoltavi Radio Londra era vietato ed era punito, però chi ti veniva a controllare dentro casa? Ascoltavi Radio Londra spesso a basso volume, spesso in una stanza che non permetteva di ascoltare dall'esterno, evitando che quindi i vicini potessero sentirti, potessero fare la spia, potessero andare all'Ovra, ricordate la polizia fascista, e dire il mio vicino sente Radio Londra, io lo ascolto dalla finestra.
Quindi, vedete, sin dall'inizio i mezzi di comunicazione di massa possono censurare, imporre, falsificare la realtà da parte del potere politico, ma possono anche essere utilizzati per veicolare un messaggio di opposizione, un messaggio contrario al potere politico. Anche adesso è così, lo sapete, magari oggi si usano i telefonini, altri strumenti con cui i dissidenti o semplici cittadini, oppositori di regimi dittatoriali raccontano o mostrano fotograficamente o con dei filmati la realtà, la realtà del loro paese, di quello che succede realmente, realtà che il regime ovviamente cerca in tutti i modi di censurare. Ovviamente questo si fa grazie a internet. E quindi la televisione, in realtà la tecnologia per la televisione era già stata messa a punto prima della seconda guerra mondiale. Infatti negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Francia iniziarono delle trasmissioni sperimentali destinate soltanto a pochi abbonati già prima della seconda guerra mondiale, però poi la tecnologia, lo studio, lo sviluppo della televisione fu messo da parte perché ovviamente durante la seconda guerra mondiale ci si occupava di ben altro, e quindi è soltanto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale che la televisione entra in casa dei cittadini dei paesi occidentali. La televisione ovviamente, lo sapete, ha inglobato qualsiasi forma di spettacolo. Con la televisione tu puoi vedere, e quindi per esempio il cinema, puoi anche non più andare al cinema perché la televisione trasmette i film, d'accordo? Trasmette le opere liriche, trasmette i concerti, trasmette il teatro, le opere teatrali, ma qualunque spettacolo, qualunque intrattenimento può essere trasmesso dalla televisione. Per esempio, non so, anche il circo, invece di andare al circo, tu eh, puoi, puoi guardarlo in televisione, d'accordo? Voi sapete che la diffusione della televisione, di supporti per la televisione come le videocassette, o il fatto che negli anni Ottanta la televisione trasmettesse moltissimi film, ha fatto poi declinare il cinema. Il cinema è stato sempre un mezzo affollatissimo. La media delle persone che andavano al cinema in Italia e in altri paesi è sempre stata altissima, anche negli anni 20, anche negli anni 30. Poi il cinema è declinato, come ancora adesso si trova in declino, perché tu puoi guardare il film anche attraverso la televisione. Poi con le videocassette si iniziò a guardare negli anni 80 attraverso la videocassetta il film in casa. Vabbè, poi ovviamente sono arrivati i DVD, i Blu-ray, oppure la possibilità di vedere il film on demand, no? Vedere il film online, come si dice in streaming. Però prima di queste innovazioni eh, il cinema è stato sempre il mass media di maggior successo. I cinema sono sempre stati affollatissimi negli anni 20, negli anni 30, 40, 50 e così via. I mass media danno luogo anche alla diffusione della pubblicità, che inizia massicciamente negli anni 20, prima era molto più limitata. Ovviamente anche la pubblicità si affida a tecniche di condizionamento per spingere il pubblico a determinati comportamenti o a consumare determinati prodotti o a usufruire ehm, di certi servizi, d'accordo? Quindi voi direte qual è la differenza tra la propaganda politica? Molti studiosi di mass media dicono che c'è una differenza perché la propaganda politica mira a influenzare le coscienze, mentre la pubblicità mira a condizionare i comportamenti. Ma io vorrei sapere, c'è davvero una sostanziale differenza tra questo, condizionare i comportamenti per far acquistare un prodotto
implica comunque delle tecniche di propaganda. Qual è la vera differenza tra la pubblicità che ti spinge ad appoggiare una causa, a seguire un'ideologia, a seguire un partito politico e la pubblicità che ti spinge ad acquistare qualcosa? Sempre si tratta di qualcosa di sentimentale, di passionale. Fate attenzione, sin dall'inizio la pubblicità si basa su un'ipotesi, su una visione pessimistica dell'animo umano. La pubblicità quasi mai convince attraverso argomenti razionali, parla alla testa, molto spesso parla al cuore, al sentimento, se non peggio parla al basso ventre. Alla pubblicità quasi mai ti descrive in maniera asettica e precisa le caratteristiche del prodotto, del suo funzionamento. La pubblicità funziona in maniera subliminale, in maniera irrazionale, perché crea un sentimento, anche un sentimento di attaccamento e di abitudine. La pubblicità usa dei testimonial, ti fa vedere una macchina e c'è un divo del cinema che fa il testimonial a quella macchina. La pubblicità non ti spiega affatto quanto costa quella macchina, quali caratteristiche ha, spesso non lo fa minimamente, semplicemente ti propone il marchio, ti propone la macchina insieme al testimonial che è un divo del cinema, e allora in maniera del tutto irrazionale il pubblico pensa che acquistando quella macchina avrà anche a che fare col cinema o quel divo del cinema. O magari c'è un prodotto, sempre magari un'automobile, che viene pubblicizzato insieme ad una modella, insieme a una modella spesso non troppo vestita, in maniera sentimentale, irrazionale. Il consumatore pensa: se io acquisterò quella macchina, posso averla, posso acquistarla, avrò anche quella donna bellissima. Ovviamente è impossibile, è una cosa che non ha senso, però molti meccanismi, anche appunto negli acquisti, dei comportamenti umani, sono irrazionali, ed è questa irrazionalità che la pubblicità sfrutta. Attenzione, con dei meccanismi anche subliminali, basati appunto sull'abitudine, sull'attaccamento. Per sentirsi sicuro il consumatore si attacca ad un marchio attraverso dei sentimenti, gli fai vedere sempre lo stesso marchio, il logo, è importante che il marchio sia scritto sempre nella stessa maniera. Il consumatore inizierà a comprare un prodotto di quel marchio solo perché è di quel marchio e non di un altro marchio, senza andare a verificare in maniera razionale se quel prodotto è davvero migliore di quell'altro. Ma siccome appartiene a un marchio famoso, un marchio che fa la pubblicità, un marchio a cui mi sono abituato, io compro sempre quello. Quindi si tratta di tecniche irrazionali. Quindi qual è la differenza tra la propaganda politica e la pubblicità? È una differenza molto scarsa. La pubblicità venne usata anche per la guerra psicologica. Ricordate, durante la prima guerra mondiale abbiamo detto 1000 volte, il fronte interno, bisognava tenere alto il morale della propria società civile, invece abbattere e distruggere il morale dell'avversario. Durante la prima guerra mondiale si costituirono dei veri e propri centri studi con psicologi, con sociologi, che verificavano qual è l'effetto di un messaggio di radio nei confronti della popolazione, oppure di un articolo sul giornale, di una foto, del fonografo, no? Di ciò che veniva registrato sul disco fonografico. E quindi tutti questi intellettuali delle scienze sociali, psicologi, sociologi, erano mobilitati per una guerra psicologica attraverso la pubblicità, d'accordo? Nella prima guerra mondiale. Oppure un caso molto studiato, quando si trattò di convincere gli italiani di essere antisemiti, perché l'abbiamo detto, l'antisemitismo, le leggi razziali, l'odio per gli ebrei da parte del regime fascista arrivò all'improvviso. L'antisemitismo era minoritario in Italia, il regime fascista non l'aveva mai cavalcato l'antisemitismo, quindi dovette a un certo punto, a una svolta improvvisa, deve convincere gli italiani
a pensare tutto il male possibile nei confronti degli ebrei. Allora c'è una campagna pubblicitaria di propaganda vastissima attraverso fotografie, vignette che rappresentano gli ebrei in maniera deleteria, articoli di giornale, attraverso film che vengono realizzati, mettono in cattiva luce gli ebrei, che spingono a odiare gli ebrei, attraverso i cinegiornali, appunto nei cinema e così via, vengono usate tutte tecniche pubblicitarie per insegnare agli italiani di odiare gli ebrei, mentre fino al giorno prima gli italiani, nella maggior parte dei casi, non odiavano gli ebrei. L'uso degli intellettuali, molto importante, gli intellettuali soprattutto nelle nuove scienze umane, psychology, sociology, antropologi, vengono utilizzati proprio nei mass media, nella cultura di massa, nella pubblicità. La pubblicità permette di abbassare il prezzo di moltissimi prodotti, d'accordo? Un giornale può essere venduto a prezzo bassissimo perché viene finanziato dalla pubblicità. Cosa fa il pubblicitario? Il pubblicitario compra, per esempio, uno spazio sul giornale per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Paga il giornale per comprare la pubblicità sul giornale, ma ovviamente qual è il vero cliente del pubblicitario? Non è certo il giornale, ma è l'inserzionista. C'è una certa ditta che vuole pubblicizzare un certo marchio, paga il pubblicitario e il pubblicitario a sua volta paga il giornale per eh, mettere in evidenza questo marchio. In questo modo il pubblicitario guadagna, quindi abbiamo una nuova figura della comunicazione. Il pubblicitario che spesso non è solo agenzie di pubblicità. Se il prodotto viene venduto di più attraverso la pubblicità, guadagna anche il committente, l'inserzionista, ma soprattutto il giornale ha enormi entrate in più grazie alla pubblicità, può permettersi di abbassare i prezzi perché viene finanziato il giornale come qualunque altro strumento che ottiene pubblicità, viene finanziato in parte dal costo del biglietto, dal costo del giornale, d'accordo? Ma in buona parte dall'azienda che paga il giornale per la pubblicità. Questo negli anni 20, negli anni 30, soprattutto negli anni 30-40, fece sì che i prezzi dei giornali potessero scendere moltissimo e fossero accessibili a tutti. Nascono i sondaggi di opinione. Si tratta di rilevare le intenzioni dei cittadini. Sapete cos'è un sondaggio di opinione? Sia per motivi politici, vedere quel politico piace, quel politico no, perché non piace. Quindi i sondaggi di opinione spesso e le agenzie di sondaggi lavorano proprio per dei partiti politici o per delle aziende. Ci sono degli psicologi, sondaggisti, dei tecnici, degli specialisti in comunicazione che testano, appunto, che verificano se un prodotto piace, se un prodotto non piace, perché non piace, oppure se un politico, una certa ideologia è apprezzata o meno dall'opinione pubblica. I sondaggi di opinione ovviamente cercano anche di prevedere i risultati, no? delle elezioni politiche, soprattutto in America si diffondono moltissimo questi istituti di sondaggi. Uno dei primi, proprio il più importante in assoluto, si chiama Gallup, l'agenzia di sondaggi Gallup, fondata nel 1935, d'accordo? Quindi sondaggi di opinione. Parliamo finalmente dell'industria culturale. Prima dell'industria culturale, si dice che l'industria culturale diffonda una cultura seriale. L'espressione cultura seriale sembrerebbe una contraddizione in termini, perché noi
a cosa siamo abituati a pensare quando pensiamo alla cultura? Pensiamo a qualcosa che non è seriale, pensiamo a qualcosa che è individuale, che è l'opera di un genio singolare, di un genio solitario. Quando pensiamo all'arte, alla cultura, a un'opera d'arte, pensiamo all'originalità, pensiamo alla creatività, pensiamo alla novità, al colpo di genio, appunto c'è un valore artistico. E invece quando l'arte e anche il cinema, ovviamente il cinema può essere arte, ma questo vale anche purtroppo per la commercializzazione di quadri, di sculture, per la commercializzazione anche di libri. Sapete quanti scrittori anche di tendenza oggi si affidano a delle agenzie o ad apparati, delle case editrici che hanno esperti di comunicazione che gli dicono loro come si devono muovere, come devono vestirsi quando vanno in televisione, grandi intellettuali, no, che vengono, no, esaltati, il genio, quel grande scrittore, quanto è bravo, eccetera, hanno dei consulenti dell'immagine, hanno un apparato produttivo dietro di loro che li aiuta a vendere, a vendersi, a diventare dei personaggi anche televisivi per poter vendere dei libri oppure delle opere d'arte. Nessuno è immune. Qualunque tipo di artista, anche quello dal quale non te lo aspetteresti, molto spesso si basa su una campagna di marketing, d'accordo, per rendere efficiente la valorizzazione e la vendita del suo prodotto. Anzi, oggi siamo arrivati eh, a livelli proprio insuperabili. Quindi l'arte, la cultura non è più solo un fatto personale da parte di un intellettuale isolato, singolo, che ha un colpo di genio. L'arte deve essere commercializzata, cioè l'arte, per esempio un film, abbiamo visto qualunque cosa, diventa un prodotto che deve essere venduto, che deve essere conveniente. E se non sembra conveniente o se non sembra incontrare i gusti del pubblico, questo prodotto non viene neanche realizzato. Questo ovviamente è sintomatico del cinema. Quanti grandi registi o sceneggiatori sono stati scartati perché magari la loro proposta era una brillantissima opera d'arte, ma qualcuno al di sopra di loro ha deciso che al pubblico non sarebbe piaciuto. Quindi per realizzare un film, inizialmente il cinema era più artigianale, spontaneo, a un certo punto prendono potere a Hollywood, ma non solo, e non solo in America, le grandi compagnie cinematografiche che controllano tutto il processo, cioè l'autore, il regista, lo sceneggiatore si trova a dover fare i conti con un grande apparato tecnico organizzativo, con una burocrazia, con una produzione. Quindi la produzione dell'opera d'arte, per esempio un film, non è più singolare, fa riferimento a un singolo soggetto, la produzione diventa di carattere collettivo, l'artista si presenta, c'è una struttura burocratica, una produzione, no? Che deve in qualche modo commercializzare il suo prodotto. Per poter guadagnare bisogna affrontare delle spese. Attenzione, le spese di produzione sono predeterminate, avvengono prima della realizzazione del prodotto. Quindi quando il prodotto non piace e non sembra conveniente, la produzione cinematografica non te lo fa realizzare perché non mette i soldi. Quindi molto spesso i registi o tanti altri artisti, produttori di cultura, sono schiacciati da una produzione collettiva che ha un grande potere finanziario che magari non vuole sostenerli. L'industria culturale, la cultura seriale, questo suscitò molte critiche, le suscita ancora. Bisogna produrre qualcosa che piaccia alla maggior parte della gente, altrimenti non si guadagna.
quindi deve essere qualcosa di seriale, deve essere qualcosa deve essere una produzione standardizzata, deve essere qualcosa di prevedibile, deve rispondere a delle formule riproducibili, deve essere qualcosa che venga accettata dalle masse popolari. Proporre qualcosa di inedito, di anticonformista, che vada contro la morale e i valori delle masse, del cosiddetto pubblico, non è conveniente. E quindi questo porta ovviamente a una serializzazione e anche a un abbassamento del livello culturale. Abbiamo prodotti culturali come dei film, come alcuni film che non sono più autoriali, eh, che badano soltanto all'efficienza commerciale. Ci lavorano equip di professionisti, di tecnici, che in molti casi non sono degli artisti o degli uomini di cultura o degli intellettuali, oppure se sono degli intellettuali che si prestano alla valorizzazione, alla commercializzazione di un prodotto culturale che diventa una merce come le altre. Al posto dell'autore individuale abbiamo una produzione organizzata e collettiva, un produttore, un apparato editoriale, una borghesia, scusate, un apparato editoriale, una burocrazia. Mi ha distratto la piccola Sofì che sta, scusate, che sta miagolando. Che cosa vuoi? Non riesco a raggiungerla, scappa. Che cosa vuoi? Vuoi salutare? No. Vuoi salutare? Eh? Vuoi salutare il pubblico? Sofì scappa, non vuole salutare il pubblico, la mia piccola gatta. Anche lei si ribella, diciamo, alla commercializzazione, all'uso pubblicitario di se stessa, no? Io posso utilizzarla per attirare il pubblico. Lei giustamente, che invece è un artista incorruttibile, un'artista vera e propria, si rifiuta. Quindi un apparato fatto di molte persone, bisogna lavorare cooperando, c'è una cooperazione, ci sono funzionari, ci sono funzioni gestionali operative che nulla hanno a che fare con la creazione dell'opera d'arte, d'accordo? E quindi tutte queste cose vengono gestite ovviamente da intellettuali di nuovo tipo, l'ho già detto, soprattutto quelli che si occupano di scienze umane, quelli che sono esperti di economia, di sociologia, di psicologia. C'è l'intellettuale che si mette al servizio dell'efficienza produttiva, non più un intellettuale che fa riferimento a un'ideologia, una credenza religiosa, che esprime le sue idee originali. L'intellettuale all'interno della produzione, del meccanismo dell'industria culturale un, è, uh, è un intellettuale al servizio appunto della commercializzazione del prodotto culturale. Quindi nuovo spazio per gli psicologi, no? Che devono studiare l'opinione pubblica, la reazione dell'opinione pubblica, capire la mentalità del pubblico, verificare l'effetto di un prodotto culturale sul pubblico. Quindi abbiamo non più intellettuali puri che esprimono le loro idee liberamente, creativamente. Abbiamo intellettuali consulenti, intellettuali funzionari che fanno parte di un'equipe, appunto di un'industria culturale in cui non conta più il valore intrinseco del prodotto culturale, conta soltanto la capacità che questo prodotto ha di essere venduto ad un pubblico vasto. Per essere venduto a un pubblico vasto, ve l'ho detto, spesso il prodotto culturale deve essere conformista, deve essere seriale, deve essere riconoscibile. Prodotti culturali o spesso film fanno riferimento a cose ben conosciute dalle persone. Basta pensare ai telefilm, che ora non so perché si chiamano fiction o serie TV, perché la parola telefilm non andava bene. Cioè i telefilm sono vari episodi o autonomo l'uno dall'altro oppure con una continuity narrativa che però fidelizzano il pubblico
conquistano il pubblico perché il pubblico si abitua al fatto di vedere sempre gli stessi personaggi che diventano familiari, diventano come dei familiari, come degli amici, come dei parenti. Quindi è chiaro che il telefilm è un'ottima espressione di questa caratteristica seriale. Aumentano gli intellettuali funzionali, gli intellettuali dediti a rendere efficiente e vendibile un prodotto, però anche gli intellettuali, diciamo così, tradizionali ottengono un'importanza che prima assolutamente non avevano. I mass media, i giornali, la radio, le televisioni rendono l'intellettuale un intellettuale molto ascoltato. L'intellettuale ha la possibilità di mobilitare il pubblico, magari per una causa sociale, per una causa politica, per una causa umanitaria. Sempre più molti intellettuali, sia prima sia dopo la seconda guerra mondiale, diventano intellettuali impegnati, diventano intellettuali che sono anche militanti politici, d'accordo? Che sono leader politici anche di movimenti ostili al potere. Molti intellettuali diventano militanti politici di sinistra, molti di loro saranno dei leader di contestazioni giovanili, no? Per esempio nel 1968, quindi si afferma l'idea dell'intellettuale impegnato che guida le folle, che si mette a capo di un movimento molto vasto di protesta, comunque un vasto movimento dell'opinione pubblica, cosa che prima era impensabile per gli intellettuali. Diciamo qualcosa sul cinema degli anni 30. Abbiamo già detto, parlando degli anni 20, qualcosa del cinema degli anni 20 in America. Parlando della Repubblica di Weimar abbiamo parlato anche del grande cinema tedesco di quegli anni. Negli anni 30 c'è la crisi. Che succede? La gente non ha soldi, smette di andare al cinema? Assolutamente no. C'è un unico consumo che non ha alcuna flessione durante gli anni della Grande Depressione, il cinema. Ci sono anche delle rivolte, pensate, delle risse in alcune sale cinematografiche perché i poveri o i disoccupati che non hanno più soldi vogliono vedere il film lo stesso, lo vogliono vedere gratis. In America la maggior parte delle persone va al cinema anche più volte alla settimana. Naturalmente una prima interpretazione è come non hanno da mangiare ma continuano ad andare al cinema come prima del crollo di Wall Street, come prima della crisi. Sì, perché una prima interpretazione è una fuga dalla realtà, cioè ovviamente per non vedere, per allontanarsi, per evadere dalla realtà dolorosa della miseria e della disoccupazione, si va al cinema per una fuga dalla realtà, per sognare, no? Il cinema viene anche chiamato la macchina dei sogni, quindi si evade dalla realtà di miseria, di disoccupazione e di crisi, immergendosi in delle storie immaginarie che il cinema ti fornisce, d'accordo? Storie immaginarie da questo punto di vista vanno per la maggiore, sono state molto studiate dagli interpreti, le pellicole di Frank Capra, grande regista Frank Capra, molte commedie di Frank Capra sono tranquillizzanti e ottimistiche, per questo sono state anche criticate. C'è l'americano che vede la realtà vera, una realtà cinica, crudele, di disoccupazione, di miseria, va a vedere un film di Frank Capra. Sapete come sono fatti i film di Frank Capra? C'è il disoccupato, il disperato, quello che si vuole suicidare, poi incontra sempre il capitalista buono che gli dà un lavoro, persone che gli regalano i soldi, sono tutti buoni, no? Alla fine c'è sempre il lieto fine, il povero invece ritrova una motivazione di vita, eccetera. Questo meccanismo è stato anche criticato perché dicevano Frank Capra illude gli americani si immergono in una realtà ottimistica che in realtà non esiste, si fanno illudere, d'accordo? Ci sono moltissimi film di evasione, quindi il cinema sembrerebbe proprio un'evasione
dalla realtà. I film di gangster venivano considerati dei film di puro intrattenimento, però molti studiosi del cinema hanno messo in evidenza che no, c'è un significato invece, perché i gangster esistevano realmente e molto spesso anche la popolazione tra virgolette onesta in qualche modo collaborava o appoggiava il gangster, quindi è stata fatta tutta un'analisi sul significato anche simbolico, sul significato sociale che possono avere i gangster di quei film degli anni 30, che a volte appunto, hanno un finale drammatico. Non possiamo adesso qui diffonderci sulle interpretazioni dei film di gangster, ma se andate a vedere qualche articolo o qualcosa è molto interessante. Che cosa succede? C'è questa prima interpretazione, una fuga dalla realtà, ci sono ovviamente film romantici, sentimentali, in cui c'è il lieto fine, storie d'amore portate avanti da attori bellissimi, no? In ambienti lussuosi, con vestiti di alto livello e così via, e quindi la gente si immerge in quella realtà, sogna, come ha molto successo il musical, no? Il musical sempre con abiti sfarzosi, con degli interni elegantissimi, molto sfarzosi. Il film, per esempio, il duo di ballerini che ebbe un enorme successo, come si chiamano? Fred Astaire e Ginger Rogers, no? Che ballavano, facevano il musical e ballavano, sapete, ballavano il tip tap e così via. C'è però una seconda interpretazione da parte dei critici. L'America non era un paese totalitario, molti soggettisti, sceneggiatori, registi finirono per rappresentare la realtà, la miseria. Quindi molti sostengono che non è vero che si andava solo al cinema per sfuggire alla realtà. Proprio negli anni 30 aumentano enormemente i film realistici che fanno vedere la miseria, che fanno vedere la depressione, le lacrime, la sofferenza, quello che succedeva davvero in America. Film realistici, film drammatici che non avevano un lieto fine. Moltissimi sono così, per esempio il famosissimo Luci della città di Charlie Chaplin, che aveva poi alla fine un inaspettato finale che è tutt'altro che un lieto fine, che io ovviamente adesso non vi dirò, non vi ho neanche parlato ovviamente della trama del film, quindi vedete che l'interpretazione del cinema americano degli anni 30 è più complesso. Vediamo film spettacolari con grandi effetti speciali, colossal, come per esempio King Kong del 1933. Sapete cos'è King Kong? Hanno fatto anche molti remake, anche recentemente. King Kong è stato oggetto di varie interpretazioni simboliche. Cosa significa King Kong? Da parte degli studiosi del cinema. King Kong rappresenta la natura primordiale che in qualche modo invade un mondo apparentemente sicuro e tecnologico. No? King Kong viene fuori dagli abissi, da un'isola sperduta nell'oceano, è uno scimmione violento, enorme, gigantesco, rappresenta quindi in qualche modo l'irrompere della tragedia, l'irrompere della forza della natura che va a scompaginare i piani di una società tecnologica benestante e moderna. Alla fine questa società tecnologica abbatte e uccide King Kong, però King Kong potrebbe essere visto proprio come il simbolo della crisi economica, della Grande Depressione degli anni 30. Tu vivi in un mondo che sembra sicuro, un mondo borghese, un mondo con tutti i comfort, le tecnologie, arriva a un certo punto l'evento improvviso, inaspettato, che distrugge in qualche modo le tue certezze. Un'ultima cosa, la lezione è già diventata troppo lunga. I documentari, perché molti studiosi hanno detto che i documentari sono molto importanti nell'America degli anni 30. A differenza dei cinegiornali, i documentari
non rappresentano soltanto l'opinione, la versione del potere politico. I cinegiornali rispettano la visione del governo, d'accordo? Anche lì vengono, non siamo in Italia o in Germania, paesi totalitari, ma anche negli Stati Uniti i cinegiornali rappresentano una verità di Stato, la verità del governo, dicono alcune cose non altre, mostrano alcune immagini non altre. Invece molti dicono nei documentari no, perché i fotografi o i documentaristi non erano legati al potere politico, anzi molti erano proprio di opposizione o avevano delle ambizioni artistiche e quindi andavano a mostrare delle cose che tu avevi ascoltato la notizia, avevi ascoltato delle parole, poi magari invece il documentario ti mostra che la realtà, perché ti mostra l'immagine, è diversa dalle parole che avevi ascoltato nel cinegiornale. Molti di questi documentaristi volevano fare denuncia sociale, vanno a documentare, appunto, a fotografare, a filmare la miseria, la disoccupazione, la disperazione della crisi economica degli anni 30. Certamente ci hanno dato molte cose interessanti, però il problema è spesso che anche per motivi spesso artistici il documentarista fa vedere sempre le stesse cose. Sapete qual è la cosa incredibile? Concludiamo con questo. Quelli che realizzano fotografie e documentari filmati, documentari sia di foto sia di video filmati nell'America degli anni 30, si occupano solo della condizione dei contadini, certo della condizione miserabile delle aziende agricole, della povertà, della miseria, della disperazione, della crisi che si abbatte sulle campagne, d'accordo? Cioè vanno sempre e solo a filmare il mondo contadino. Ma la disperazione c'era anche nelle città, la gente che si uccideva, si suicidava, eccetera. Però all'epoca un po' tutti identificarono nel mondo rurale, nel mondo contadino, l'essenza della crisi economica, e quindi noi abbiamo un sacco di materiale documentario, un sacco, sul mondo contadino, specialmente in Oklahoma. Si fissavano tutti con l'Oklahoma, perché in Oklahoma erano avvenute anche delle terribili tempeste di sabbia che avevano peggiorato ulteriormente le... Noi abbiamo centinaia e centinaia e centinaia di documenti visivi e audiovisivi sui contadini dell'Oklahoma, ma ci sono tanti altri aspetti, per esempio nelle grandi città, tanti altri aspetti della crisi su cui non abbiamo niente, cioè che nessuno ha documentato, che nessuno ha fotografato, che nessuno ha filmato. Beh, abbiamo finito, lezione troppo lunga. Alla prossima.